Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è la mia nuova creatura. Allora, ho voluto mantenere il nome di Fiorellina perché prima di lei è nata appunto Fiorellina top down con scollo. Invece questa è Fiorellina con scollo a V. In questo momento la vedete canotta, successivamente io inserirò anche le maniche, quindi la vedrete anche con le maniche e ovviamente anche delle maniche vi farò il tutorial. Ecco, vi faccio vedere anche il particolare del fianco, quindi noi scenderemo in basso, ovviamente essendo un tutorial passo passo potete regolare la taglia in base eh, alla vostra taglia appunto, quindi in base se qui avete necessità di più spazio, meno spazio, se la volete un po' più strettina sui non sui fianchi ma sulla vita come ho fatto io, seguirete me, altrimenti lo potete lasciare dritto, potete lasciarla a V, cioè nel senso che venga giù a V, ok, non come ho fatto io qui con la vita completamente lineare, ok? Quindi direi che potete veramente prendere spunto e poi realizzare ciò che più vi piace. Io vi dico che questa è veramente bella e perlomeno agli occhi di una mamma sono tutti belli figli, giusto? Però mi piace veramente tanto, così come l'ho ideata. Quindi se la farete così io ne sono veramente contenta, ma ripeto, dipende sempre da come piace a voi. Questa è la parte dietro. Ecco, come detto, ovviamente è identica alla parte davanti, come detto, non ho ancora fatto le maniche, quindi questa è la versione a canotta e non l'ho rifinita sotto le maniche, quindi ma qui è facile da rifinire, basta fare un giro di ondine come già vi spiego nel tutorial, quindi lo rifinite. Io invece non le ho fatte appunto per il motivo che vi ho spiegato. Ecco, quindi adesso io direi che possiamo andare innanzitutto alla teoria e poi man mano andremo a vederla completare passo passo con il mio tutorial. La teoria. Allora, innanzitutto quello che serve è un filato, l'uncinetto e due marcapunto, ovviamente ago e forbici, vabbè, quello è un classico. Poi, come la strutturiamo? Innanzitutto partiamo dal collo, quindi è un top down, partiremo da un collo a cerchio, ma che poi si differenzierà dopo 2 o 3 giri con le punte in modo tale da rendere il collo sarà appunto a punta, ok? Avrà una forma a punta, non rotondo. Qui ci sarà la mia punta e qui ci sarà la mia punta. E ok. Andiamo a fare gli ovalini, non le catenelle, perché mi sono più simpatici, meno noiosi soprattutto. Quello che ho fatto io innanzitutto è fare 60 ovalini. Come li ho suddivisi? Perché questa parte ovviamente non ti dà la tua taglia, ma ti darà solamente la circonferenza, lo scollo che a te serve, ok? Quindi potrebbe andare bene, per esempio, il mio scollo, in base ovviamente al filato che hai, ma se hai il filato come il mio o un filato che si lavora per esempio con uncinetto 3 e quindi io magari una 44, tu hai una 50, magari lo scollo può andare bene sia per me che per te. Poi dopo però devi differenziare le cose, man mano col lavoro ti spiego. Quindi qui andiamo solamente a cercare lo scollo che ci interessa. Quello che devi fare, io ho fatto 60 ovalini, adesso ovviamente gli ovalini li faremo insieme. Li ho disposti in questo modo: 29 da una parte, 29 dall'altra, più gli ovalini centrali che inizialmente
non servono, ma dopo ci serviranno. Quindi in totale sono 60, 29 più 2 della nostra punta degli angoli. Se per caso tu in questo momento fai i tuoi 60 ovalini e ti rendi conto che unendo gli ovalini non basta come circonferenza, come scollo che tu vuoi avere, ne aggiungerai 2 da una parte e 2 dall'altra, oppure 4 da una parte e 4 dall'altra, li aggiungi in coppie, quindi su questo calcolo me ne aggiungi 2 oppure 4, perché se hai un filato più sottile ti ci vanno più ovalini. Quindi sempre in coppia me la aggiungi. Stessa cosa se facendo i 60 ovalini, perché tu parti con me facendo 60 ovalini, qualsiasi filato tu abbia ne fai 60, oppure puoi farne inizialmente 29 e guardi se, per non farli tutti a 60, ma comunque sia, provi a vedere su di te se hai raggiunto la metà del tuo scollo e quindi poi aggiusti il tiro, ok? Però io ti consiglierei di fare 60 ovalini, qualsiasi filato tu abbia. Poi a quel punto, se ne hai troppi, perché vedi che è troppo scollato, ne togli 2 per parte, quindi ne togli 2 da una parte e 2 dall'altra se sono troppi, oppure 4 da una parte e 4 dall'altra. I 2 centrali rimangono sempre. E se sono pochi, ovviamente aggiungi 2 da una parte e aggiungi 2 dall'altra, o 4 e 4 o 6 e 6, ok? Ok, io parto con 60 ovalini perché l'ho già fatta. Ti farò un campioncino iniziale, solo iniziale, poi dopo invece andremo sul progetto reale e quindi ne farò molti di meno, però ti consiglierei di iniziare in questo modo. Poi se non va bene aggiungi o togli, però parti con me, così almeno è molto più facile. Quello che ho usato io, come detto, un uncinetto del numero 3 con un filato 30% lino, 70% bambù, preso da Temu. Sapete che io amo quei filati. La mia taglia è una 44 e per la mia taglia ho usato 6 gomitoli da 50 grammi per fare la canotta. Quindi più o meno sono 1050 metri, più o meno, perché in un gomitolo da 50 grammi ci sono 175 metri circa. Ok, circa. Non posso avere la certezza, ma c'è scritto proprio 175 metri. Io aggiungo circa. Se vuoi fare le maniche, almeno un gomitolo in più, perché io ne ho avanzato facendo la canotta circa metà gomitolo. Con quella metà gomitolo più un gomitolo penso di riuscire a fare le maniche, però quindi diciamo un lotto va bene per fare la canotta. Se devi fare la canotta sempre con la mia taglia, ok? Se devi fare la canotta e vuoi aggiungere le maniche, prendi 2 lotti, che così almeno hai quel gomitolo eventualmente in più che ti serve. Per le taglie in più, ovviamente, se hai una L prendimi già 2 lotti, fino alla L, la XL con 2 lotti dovrebbe bastare per far la canotta XL. E poi sì, io cerco di non dare troppi consigli per quanti lotti acquistare. Vedete voi in base anche ai metri che normalmente utilizzate per fare una maglietta. Qui è abbastanza mangia come maglia, quindi nel senso che ci sono alcuni punti dove mi prende un po' più di filato, altri punti ho fatto delle maglie molto semplici in modo tale da abbassare la richiesta di filato. Ok, quindi i consigli ve li ho dati. Il filato che ho, ecco, questo è il lotto che ho utilizzato, vedi, 1 2 3 4 5 6, c'è proprio scritto 175 metri di filato lino e bambù.
un filato meraviglioso, l'avete visto lavorato. Non ci resta che iniziare a fare la nostra canotta maglia fiorellina a V. Partire con questo colore che è sempre della stessa linea, vediamo se non è troppo scuro per il video. Come detto, dobbiamo fare 60 ovalini, quindi partiamo col primo. Inizia a fare 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entra nella prima, prendi il filo e chiudi 2 a 2 le maglie. Questo è il primo ovalino. 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo ora nelle 2 maglie, vedi? Aspetta, nelle 2 asoline, queste qua, frontali, prendi il filo e chiudi 2 a 2 e abbiamo fatto la seconda. 1, 2 e 3 catenelle, vai all'interno delle 2 asoline, prendi il filo e chiudi 2 a 2. Lo tolgo questo un attimo perché non vorrei, ecco, che mi facesse un brutto riflesso. Di nuovo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entra nelle 2 asoline delle maglie sottostanti, prendi il filo e chiudi. Di nuovo 1, 2, 3, entra e chiudi. 1, 2, 3, entra e fai la maglia alta. Allora, visto che devo farvi solo un campione per farvi vedere la partenza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, facciamo 1, 2, 3, ok, quindi devo farne 29, ok? Qui ne devi fare 29 di questi ovalini. Io mi fermo con 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Faccio il mio 1, 2, 3, questa qui sarebbe la 30ª tua, ok? Quindi tu hai fatto già 29 di queste asoline e mi fai la 30ª. Quindi 1, 2, 3, entro e faccio la maglia alta. La 30ª asolina me la segni con un marcapunto, ok? In questo modo. Quindi qui tu, in questo punto, tu hai 29 asoline, queste, ne hai 29. Questa è la 30ª. Adesso me ne fai altre 29 e poi faremo la 30ª anche da questa parte, che sarebbe la 60ª. Comunque ne fai altre 29 più una. Quindi hai marcato la tua 30ª maglia, il 30° ovalino, che sarà il nostro centro, e riparti 3 e qui conta di nuovo 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, ok, quindi ne abbiamo fatti altri 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, io non ho fatta la mia 29esima e qui ne abbiamo 29. Adesso facciamo l'ultima, che è questa. Adesso abbiamo fatto le altre 29, ora facciamo l'ultima, questa qui. Quindi 1, 2, 3
che è praticamente la stessa cosa. Ok, e la segno con il mio marcapunto. Ora, quello che ho fatto, il mio è mignon. Ok, quello che ho fatto è per farvi vedere la partenza. Siamo partiti di qua, abbiamo fatto 29 ovalini, questi sono 29, poi ne abbiamo fatto uno per la parte centrale e poi ne abbiamo fatti altri 29 e ne abbiamo uno. E ok, adesso tu sei nella mia situazione, se non che hai una stringa più lunga. Ora ciò che mi devi fare è questo: mi sposti questo ovalino e me lo metti nel primo, mettilo nel primo. Ok, mi sposti questo ovalino e me lo metti in quello dopo. Fatto? Allora, praticamente abbiamo le stesse cose, le stesse proporzioni, solo che abbiamo spostato il centro, cioè questo punto qui, l'abbiamo messo all'inizio perché adesso io mi vado a chiudere e voglio iniziare e finire dalla parte a V, ok? Dalla punta, in poche parole. Quindi ho voluto far capire innanzitutto come si fanno gli ovalini, quanti ne devi fare, e poi abbiamo spostato semplicemente gli angoli, ma il conteggio è lo stesso, semplicemente per darti l'opportunità di capire che se ne hai troppi adesso puoi spostarli come ho fatto io, cioè mantieni adesso l'angolo in questo punto. Se per esempio qui ne hai 29 ma vedi che ne hai troppi, ne togli 2 e mi fermi il segnapunto qui, di conseguenza ne toglierai 2 anche alla fine, ok? Solo per farti capire che giocando con i marcapunti puoi spostare e vedere la dimensione e la circonferenza, cioè spostando semplicemente i marcapunti. Noi ci ritroviamo sempre con il nostro angolo più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che tu invece ne hai 29, poi il nostro angolo, e se non si disfa il mio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, si è disfatto? No. Ok, quindi tu ne hai un angolo, questo, più 29, che sono questi, più un angolo, questo, più 29, ok? Adesso tieni la stringa dritta, quindi in questo modo lascia le bombature verso la mano destra e tira giù così, in modo tale che sia dritto. Affianca, entra nel primo, prendi il filo del gomitolo, aggancialo e portalo all'interno. Abbiamo chiuso così il nostro scollo. Il mio è grandissimo. Non importa, è solo per farvi partire, ok? Quindi, ripeto, lo so, sono noiosissima, lo so. Ne hai 29 da una parte, 29 dall'altra, più 2 angoli, 1 e 1, 2. In totale ne hai 60, a meno che non ti regoli. Se ne hai troppi ne togli 2 da una parte e 2 dall'altra, se ne hai pochi ne aggiungi 2 da una parte e 2 dall'altra, o di più, sempre ovviamente pari. Dopo aver avviato il nostro scollo ed averlo unito, facciamo questo. Allora siamo qui nell'unione, entra nella prima catenella e facciamo una maglia bassissima, tanto per avvicinarci un po' di più quasi al centro del nostro primo ovalino. Da questo punto mi tiri su 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 catenelle di separazione. Rientra nuovamente nell'ovalino e fai un'altra maglia alta, in modo tale da avere la nostra prima V che è nell'angolo. Ok, adesso ciò che devi fare è spostare
il marcapunto da sotto alla nuova maglia che abbiamo fatto. Quindi, visto che dobbiamo poi agganciarci nella terza catenella, facciamolo già subito. 1, 2 e nella terza metto il mio marcapunto. Ok? Così. Ora facciamo 2 catenelle di separazione, andiamo nell'ovalino successivo e facciamo la maglia bassa. 2 catenelle di separazione, nell'ovalino successivo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, sempre nello stesso ovale, una maglia alta, 2 catenelle di separazione per scendere, nell'ovalino successivo una maglia bassa, e continuiamo così. Quindi 2 catenelle, nell'ovale successivo una maglia alta, 2 catenelle, rientro, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, scendo nell'ovalino successivo e faccio la maglia bassa. Ripeto, 2 catenelle di separazione, nell'ovale successivo maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, e vai avanti in questo modo fino ad arrivare al marcapunto successivo. Io me lo ritrovo subito perché è un campioncino, ok? Tu vai avanti così come ti ho mostrato. Poi quando arrivi verso il marcapunto mi fai 2 catenelle, scendi nell'ultimo ovalino e mi fai la maglia bassa, 2 catenelle per salire, e andiamo nell'ovale centrale facendo una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta. Ok, sposta il tuo marcapunto e lo metti adesso al centro della nostra V. Riparti. Stessa cosa, 2 catenelle di separazione, scendi nell'ovalino e mi fai la maglia bassa. 2 catenelle, nell'ovalino successivo maglia alta, 2 catenelle, rientra, maglia alta, 2 catenelle per scendere, ovalino successivo maglia bassa, e continua in questo modo. Fino ad arrivare alla fine di questo giro e toccare il nostro marcapunto, che poi corrisponde alla nostra punta, che può essere davanti o dietro. Vai avanti. Siamo arrivati all'ultimo ovalino da lavorare e, come vedi, qui c'è il marcapunto che abbiamo messo all'inizio. Mi fai le ultime 2 catenelle, vai dove abbiamo messo il marcapunto, che equivale alla terza catenella d'inizio, quindi in testa alla nostra maglia alta, inserisci il tuo uncinetto, prendi il filo e lo porti all'interno. Per ora metto il marcapunto solo qui, ok, per farti capire che questo è il centro e questo è l'altro, ma poi lo rimetteremo nel punto successivo. Abbiamo finito il primo giro della nostra meravigliosa canotta o maglio che sarà. Andiamo a fare il nostro secondo giro. Passo dentro le catenelle del punto centrale e mi sposto di una catenella, è sufficiente. Allora dobbiamo avere lo spazio per fare un punto puff da questa parte, che poi non è un punto puff ma sono delle maglie alte non chiuse. Allora partiamo in questo modo: 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello spazio e chiudo solo 2 asoline, quindi maglia alta non chiusa. Di nuovo rientro,
chiudo solo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro come fare una maglia alta, no? Però chiudi solo 2, non catenelle ma 2 asoline. Abbiamo in totale 4 asoline sull'uncinetto, le chiudo, faccio una catenella di separazione e rientro sempre nello stesso punto e faccio la stessa cosa, quindi 1, 2 e 3. Ho 4 asoline, le chiudo tutte insieme, una catenella di separazione e passiamo alla prossima V. Allora, come noterai adesso, qui di petali ne facciamo 3, in questo caso sono 2 perché quando finirò completerò il mio fiore, ok, con il petalo mancante. Quindi puoi anche solo inserirlo qui al centro, solo per capire che qui dobbiamo completare, ok, dobbiamo inserirci lateralmente e completare il fiore. Quello che invece dobbiamo fare adesso è fare un altro fiore, quindi iniziamo con il primo petalo, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e maglia alta non chiusa 3 volte. Hai 4 asoline che chiudi e fai una catenella, ripeti, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, hai 4 asoline che chiudi, facciamo una catenella di separazione e facciamo l'ultimo dei 3 petali, quindi maglia alta non chiusa sempre nello stesso punto, maglia alta non chiusa e per la terza volta maglia alta non chiusa, chiudiamo le nostre 4 asoline, catenella di separazione, andiamo a cercare l'altra V e ripetiamo 1, 2, 3, chiudiamo le 4 asoline, abbiamo fatto il primo petalo, catenella e di nuovo sempre nello stesso punto 1, 2, 3, chiudi, catenella e rientra 1, dobbiamo farne 3, no? 2, 3 petali e 3 punti alti non chiusi insieme, chiudi e fai una catenella di separazione. Io ne ho ancora uno, tu ne avrai un bel po' da fare, quindi procedi e ci troviamo alla fine di questo lato. Siamo arrivati alla fine del lato, fai la catenella e fai la stessa identica cosa anche in questo angolo, quindi lo stesso fiore dobbiamo fare con 3 petali, quindi 1, 2, 3 e chiudo le 4 asoline, una catenella di separazione, rifaccio 1, 2, 3, chiudo tutto, catenella di separazione e rifaccio 1, 2, 3, chiudo, catenella di separazione e posso andare nell'altro fiore, però prima, visto che non si riconosce ancora il nostro angolo, metti nel primo, nel secondo, dove vuoi, il segnapunto, nel primo, nel secondo petalo, il segnapunto per far capire che questo è il petalo centrale, ci servirà poi dopo. Continua a fare petali anche in questo lato. Hai fatto la catenella di separazione e mi vai a fare un altro fiore proprio qua dove c'è la V, 2, 3, chiudi, catenella, 1, 2,
3, chiudi, catenella, 1, 2, 3, chiudi, catenella e continua così fino ad arrivare al segnapunto. Quando arrivi alla fine del giro, vedi, ti ritrovi dove abbiamo iniziato, dove ci sono solo 2 petali per questo fiore. Andiamo a completarlo sempre con la catenella di separazione. Entra nello stesso punto da dove abbiamo lavorato e andiamo a fare la stessa, un petalo praticamente. Quindi entra e fai 1, 2, 3, hai 4 asoline, le chiudi insieme, fai una catenella, entra nel petalo centrale che abbiamo fatto. Ok, abbiamo concluso così il primo giro. Ancora non ci sono gli angoli, quindi lo vedi tutto uguale, però arriveranno anche gli angoli. Procediamo ora con il terzo giro, quindi abbiamo fatto, senza contare il primo giro degli ovalini, abbiamo fatto il primo, il secondo, il terzo giro. Allora ci ritroviamo qui su questo punto, cerca di passare, adesso tu vedi che sei agganciata proprio in questo punto, cerca di passare nel punto successivo facendo una maglia bassissima, nel punto successivo una maglia bassissima, ci portiamo praticamente tra il penultimo e l'ultimo petalo. Ok, qui adesso entra, maglia bassissima, aspetta che l'ho fatta male, ok, fai quest'altra maglia bassissima e ci troviamo praticamente quasi al centro tra il petalo centrale e quello finale del nostro angolo, ed è qui che tu mi farai 3 catenelle più una di separazione e rientri nello stesso punto facendo la maglia alta. Ok, prendi il tuo marcapunto, guarda bene quello che abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e nella terza tu mi metterai il segnapunto, più hai fatto una catenella di separazione. Ok, catenella, entra tra un fiore e l'altro qui e mi fai una maglia alta, catenella, entra tra un petalo e l'altro, maglia alta, catenella, entra tra un petalo e l'altro, maglia alta, catenella, tra un fiore e l'altro, maglia alta, catenella, tra un petalo e l'altro mi fai la maglia alta e la catenella. Una catenella di separazione c'è sempre, di nuovo tra un petalo e l'altro, catenella, tra un fiore e l'altro, quindi nel centro, catenella, maglia alta dopo il primo petalo, catenella, maglia alta di nuovo tra i petali, catenella, maglia alta, catenella e procedi così per tutti i fiori che tu hai. Quando arrivi alla fine ti ritrovi come me, allora vai dove c'è il fiore centrale, entra
tra il primo petalo e quello centrale e mi fai la maglia alta, la catenella, rientra di nuovo e mi fai la maglia alta. Ora mi farai 2 catenelle di separazione. Entra nel tra il petalo centrale e l'ultimo, sempre quello dell'angolo, e fai la stessa cosa, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Ed ecco che inizia a formarsi il nostro angolo. Sposta il segnapunto e lo metti al centro del tuo angolo dove ci sono le 2 catenelle. E le 2 catenelle ci sono solo al centro, alla punta avanti e punta dietro. E poi procedi come prima, quindi catenella, maglia alta tra i 2 fiori, catenella, maglia alta dopo il primo petalo, catenella, maglia alta dopo il secondo petalo, catenella e maglia alta in mezzo. Procedi così per finire il giro. Quando arrivi alla fine del giro, del terzo giro, sei qui. Qui abbiamo fatto la prima V con le 2 catenelle e siamo nel fiore centrale, vedi c'è il marcapunto. Quindi entra tra il primo petalo e quello centrale e completiamo quest'angolo facendo maglia alta, una catenella e maglia alta. Per finire dovremo fare le 2 catenelle, ma visto che voglio restare al centro, vado nella mia terza catenella 1 2 3 che abbiamo segnato col marcapunto, quindi lo tolgo perché se no non riesco ad entrarci. Prendo il filo come per fare una maglia alta, ma chiudo tutte e 3 le asoline insieme e mi ritrovo così nel centro e abbiamo finito il terzo giro. Il quarto giro parte proprio dal centro del nostro angolo, vedi, qui manca il marcapunto, siamo al centro del nostro angolo. In questo punto qui tu devi, tirar su 3 catenelle e al suo fianco fare una maglia alta. Ok, metti nella terza catenella il segnapunto, così. Ora vai sulla prima maglia alta e mi fai la maglia alta. Tra una maglia alta e l'altra c'è una catenella proprio qui, quindi entri e fai la maglia alta. Sulla maglia alta una maglia alta. Una maglia alta anche dove c'è la catenella e una maglia alta sulla maglia alta. Quindi qui devi fare tutte maglie alte. Maglia alta dove c'è la catenella e maglia alta dove c'è la maglia alta. Ok? E procedi così fino ad arrivare al marcapunto successivo. Arrivati nell'angolo, vedi dove c'è proprio il marcapunto, continua sulla maglia alta, mi fai la maglia alta, nella catenella una maglia alta e sulla maglia alta mi fai la maglia alta. Ok, adesso siamo proprio in centro ed è qui che andiamo a completare l'angolo facendo 2 maglie alte. C'è troppo caldo, mi scivola molto male il filo. 2 maglie alte, 2 catenelle e rientra nello stesso punto facendo 2 maglie alte. Ok? Poi togli un attimo il segnapunto,
continua come abbiamo fatto finora, quindi sulla maglia alta fai la maglia alta, nello spazio fai la maglia alta, sulla maglia alta fai la maglia alta. Fermati un secondo, prendi il segnapunto e inseriscilo proprio qui al centro. Ok, e continua così, facendo tutte maglie alte, una nello spazio di una catenella e uno sulla maglia alta. Quando abbiamo fatto tutte le maglie alte, ti ritrovi dove c'è il segnapunto, che sarebbe la parte centrale dove siamo partiti con le 3 catenelle, vedi, più la maglia alta. Finiamo il nostro angolo, quindi entra nello stesso punto e mi fai 2 maglie alte. Così. Dobbiamo solo unire il giro e lo uniamo con il filo sull'uncinetto, entra dove c'è il marcapunto, che sarebbe la terza nostra catenella iniziale, e chiudi il giro in questo modo. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. In questo modo siamo di nuovo al centro del nostro angolo. Per ora non metto il segnapunto perché lo metterò nel giro successivo, tanto so che ho finito il mio 1 2 3, il mio quarto giro, e sono proprio in centro. Ogni blocco che noi facciamo è composto da 5 giri. Noi abbiamo fatto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, adesso facciamo il quinto giro. Il quinto giro, noi siamo qui al centro, parte con 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta più una catenella sempre nello spazio al suo fianco. In questo modo prendi il segnapunto e nella terza catenella 1 2 e 3, nella terza catenella metti il segnapunto. Ora dobbiamo fare delle maglie alte a rilievo, quindi filo sull'uncinetto, entra nello spazio dove hai lavorato, tira indietro la prima maglia con l'uncinetto, prendi il filo e lavora la maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto, entra da dove vedi, questa è la maglia lavorata, tu entri subito dopo, qui spingi indietro la maglia, prendi il filo, maglia alta a rilievo e continui, ogni maglia la lavori a rilievo. Così. E procedi in questo modo per tutto il giro fino ad arrivare qui al segnapunto. Siamo arrivati al marcapunto successivo, quindi dove c'è il marcapunto togli il segnapunto, marcapunto segnapunto, e all'interno dell'angolo mi fai 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Così prendi il ecco, c'è un po' di vento, per fortuna un po' di aria, e prendi il segnapunto e lo metti proprio al centro, così. Dopo aver fatto l'angolo procediamo come abbiamo fatto per l'altro lato, quindi andiamo a fare tutte maglie a rilievo partendo dalla prima, quindi girerò intorno al corpo della prima,
prendo il filo e faccio la mia maglia alta, giro intorno al corpo della seconda, prendo il filo, maglia alta del terzo, prendo il filo, maglia alta e continuo così fino alla fine. Sto finendo il quinto giro, quello con le maglie alte a rilievo. Procedo anche con le ultime due, sempre se riesco a far scivolare il filo. Non so se capita anche a voi, ma adesso è un poco scivoloso, qualsiasi tipo di filato, anche questo. Con le mani calde io uso le salviettine, ecco, le salviettine umide, però è un continuo. Comunque nell'angolo andiamo a fare 2 maglie alte per chiudere il giro, e dove abbiamo messo il segnapunto, che sarebbe la terza catenella del giro, devo entrare così, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline insieme, così sono di nuovo al centro. Allora il primo blocco l'abbiamo fatto, cioè quello composto da 5 giri, 1 2 3 4 5. I giri adesso si ripetono. Facciamo il secondo blocco insieme, questo è il primo, ok? Facciamo anche il secondo blocco insieme. Allora dobbiamo fare il secondo blocco, ok, partendo dal primo giro, che è questo con le V e le maglie basse, solo che qui noi siamo partiti con gli ovalini, invece qui abbiamo le maglie alte. Quindi come ripartiamo? Innanzitutto nello stesso modo facciamo 3 catenelle più 2 di separazione, anzi sulla terza catenella che hai fatto inserisci il marcapunto, ok, poi mi fai 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e rientri nello stesso punto facendo una maglia alta, e questa è la nostra prima V, ok. Ora facciamo le 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie di base, quindi la prima è questa, la seconda è questa, attenzione a saltare bene le maglie, quindi 1 e 1 2, questa è la terza, entro, prendo il filo e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, salto 2, entro e faccio maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, 2 catenelle di separazione, scendo e faccio la maglia bassa saltando 2 maglie di base, salgo con 2 catenelle, salto 2 maglie e vado a fare la maglia a V, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, ok. Continua in questo modo fino ad arrivare al marcapunto successivo. Arrivo alla fine di questa parte del giro e salto 2, entro e faccio la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, entro nell'angolo e faccio maglia alta, 2 catenelle, rientro e faccio una maglia alta, ok. Rimetto il marcapunto proprio nel centro, 2 catenelle, salto 2 maglie, 1 e 2 nella terza maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 nella terza maglia alta, 2 catenelle
e maglia alta, e procedo così fino ad arrivare al marcapunto successivo. Finiamo il giro delle V, quindi 1 2, entro nella terza maglia bassa, 2 catenelle di separazione e devo agganciarmi nella terza, quindi quella che ho segnato, ok? Quindi questa. Ho fatto le 2 catenelle di separazione, 1 2 e 3. Nella terza, senza aver messo il filo sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo il giro. Ok, posizioniamoci con delle maglie bassissime in modo tale da arrivare, ma sì, andiamo anche qui, ma no, qui va bene, restiamo qua, ecco, restiamo qui. Abbiamo finito quindi il nostro primo giro del secondo blocco. Ripartiamo con il secondo giro del secondo blocco, quindi partiamo con 2 catenelle, entriamo nello stesso spazio e andiamo a fare una maglia alta non completa, 2 e 3. Abbiamo 4 asoline che chiudiamo insieme e una catenella di separazione. Andiamo a fare l'altro petalo, 1 2 e 3. Qui ne faremo, abbiamo 4 asoline, le chiudiamo, ne faremo solo 2, il terzo, come abbiamo già fatto nel primo blocco, il terzo lo facciamo in chiusura. Una catenella di separazione, andiamo nella V successiva e facciamo di nuovo i 3 petali, 1 2 e 3. Abbiamo 4 asoline che andiamo a chiudere insieme con una di separazione, 1 2 e 3, chiudiamo, catenella, 1 2 e 3, chiudiamo, catenella. Andiamo avanti così. Questa, vabbè, mettiamoci il segnapunto, dai, segnapunto. Quindi fai tutti i fiori con i 3 petali e una catenella di separazione tra un petalo e l'altro e tra un fiore e l'altro. Fai anche la stessa cosa sull'angolo, procedi per tutto il giro con i fiorellini come ti ho fatto vedere, come abbiamo già fatto nel primo blocco, e ci troviamo qui. Dobbiamo finire il nostro secondo giro del secondo blocco. Ho fatto la mia catenella, qui abbiamo solo 2 petali, entro nello stesso punto dove ho fatto i 2 petali e faccio il terzo, quindi 1 2 3, ho 4 asoline, chiudo tutto insieme e dobbiamo fare una catenella, entriamo dove abbiamo il segnapunto e chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, dalla parte opposta io ho inserito il mio marcapunto per segnare la mia punta. Stessa cosa farò da questa parte quando ripartirò con il terzo punto del secondo blocco. Proseguiamo con il terzo giro del secondo blocco. Allora, abbiamo chiuso in questo punto, cerchiamo di andare con dei punti bassissimi. Ok, ci spostiamo in questo spazio. Ok, quindi questo spazio qua, e a questo punto facciamo 1 2 e 3 catenelle più una catenella di separazione
Sulla terza 1 2 e 3 metti il segnapunto, quindi hai la terza catenella bloccata col segnapunto più una catenella di separazione, entra nello stesso spazio e mi fai una maglia alta, così. Ora procediamo col giro di catenella e nello spazio andiamo a fare una maglia alta, catenella, nello spazio una maglia alta, catenella, nello spazietto tra un petalo e l'altro una maglia alta, catenella, maglia alta, e procedi in questo modo per tutto il giro fino ad arrivare al marcapunto successivo. Allora mi manca ancora questo punto, faccio la catenella e siamo nel marcapunto successivo, quindi nel mio angolo. Posso toglierlo un attimo, ok. Ho fatto la catenella di separazione, vado dopo il petalo e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Adesso faccio aspetta che prendo un po' di filo, 2 catenelle di separazione. Vado diciamo tra il petalo centrale e quello finale, entro e faccio di nuovo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, catenella di separazione, nello spazio maglia alta, fermati un secondo e metti il marcapunto così da non confondersi, catenella di separazione, andiamo tra un petalo e l'altro, catenella di separazione, di nuovo tra un petalo e l'altro, catenella e maglia alta. Finiamo il nostro giro e quando arrivi alla fine del giro, vedi, ti ritrovi con questa parte dove abbiamo messo il marcapunto e questo è il fiore centrale. Tra questo primo petalo e il secondo dobbiamo andare a fare cioè una maglia alta, una catenella e una maglia alta, e per chiudere il mio giro prendo il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella d'avvio, prendo il filo, ho 3 asoline, le chiudo tutte e 3 insieme. Ok, andiamo a fare il nostro 1 2 3 quarto giro del secondo blocco, quindi si parte da dove siamo, 1 2 e 3 catenelle sono la nostra prima maglia alta, e a seguire una maglia alta, quindi abbiamo in totale 2 maglie alte che vado a segnare con il mio marcapunto, quindi 1 2 e 3. ok, segna la prima maglia, nella terza catenella metti il segnapunto. Questo è il giro delle maglie alte, quindi dobbiamo non scordarci nessuna maglia, quindi andiamo già nella prima e andiamo a lavorare una maglia alta, vai avanti così facendo tutte maglie alte, una nello spazio, una sulla maglia alta, una nello spazio, una sulla maglia alta e così via fino al marcapunto. Siamo arrivati dove c'è il marcapunto, continuo a lavorare le mie maglie alte sia sulla maglia alta che sullo spazio di una catenella, compresa quella dell'angolo, ok? Quindi qui mi rimane ancora una maglia alta. Mi raccomando, ecco, questo è importante, no? Che siano lavorate tutte le maglie, non ne trascurate nessuna. Nello spazio andiamo a fare sempre 2 maglie alte,
poi mi fai 2 catenelle, rientra, questo adesso mi dà noia, ok, e mi fai 2 maglie alte, così. Di nuovo riprendi di nuovo tutte le maglie, quindi dalla prima all'ultima, compreso quelle dell'angolo, quindi questa che è lo spazio me la lavoro a maglia alta, questa è la maglia alta e ne lavoro una su nello spazio maglia alta e via dicendo fino ad arrivare al marcapunto finale. Finiamo il nostro quarto giro del secondo blocco lavorando, come detto, tutte le maglie alte, quindi anche nello spazio del nostro angolo. Questo abbiamo raggiunto quindi le prime 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, entriamo nello stesso spazio perché l'angolo in questo giro è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi andiamo a fare le 2 maglie alte mancanti. Questa è la prima, questa è la seconda, tolgo il marcapunto, tu guarda bene dove è la tua terza maglia, filo sull'uncinetto, nella terza catenella d'avvio prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline. Ok, abbiamo finito quindi 1 2 3 il quarto giro del secondo blocco. Abbiamo fatto quindi i 2 blocchi che tu proseguirai. Qui manca un giro, attenzione, per concludere i blocchi, questo è concluso, questo no, manca il giro delle maglie alte a rilievo, come questo. I giri devono essere 5, 1 2 3 4, ne manca uno, quelli delle maglie alte a rilievo, che però io non faccio perché faccio finta di essere arrivata ai blocchi che mi interessano. Il mio sarebbe il terzo blocco, quindi faccio finta di essere al terzo blocco, mi fermerò dove ci sono le maglie alte. Non faccio per ora la maglia alta a rilievo perché devo prima fare la maglia ondine. Dal punto in cui siamo, quindi ti sto spiegando come fare l'ultimo punto, ok? Prima di dividere lo sprone. Dal punto in cui siamo, ok, fai una catenella, rientra nello stesso punto e chiudi le 2 asoline. Abbiamo fatto la maglia bassa. Ora mi fai 3 catenelle, ok, mi fai 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entra in queste 2 asoline della maglia bassa, prendi il filo e chiudi le prime 2 asoline. Rifai la stessa cosa, filo sull'uncinetto, rientra nello stesso punto, prendi il filo e chiudi 2 asoline, filo sull'uncinetto, rientra nello stesso punto, prendi il filo e chiudi 2. Abbiamo 4 asoline, andiamo a chiuderle insieme, che sono poi uno dei petali che noi facciamo per questo fiore. Però in questo caso, allora abbiamo chiuso le maglie, in questo caso non andiamo a fare un fiore, ma dei petali o delle ondine, come amo chiamarle io, piegate. Me ne salti 1, 2 e nel terzo punto entri e mi fai una maglia bassa. Così siamo partiti quindi dal centro, Rifacciamo. Allora 1 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, guarda, sposta l'ondina, vedi queste 2 parti qui,
Ecco, dobbiamo entrare in questa, che sono le parti della nostra maglia bassa. Questa, prendi il filo e fai una maglia alta incompleta. Di nuovo riprendi il filo, andiamo in queste due costoline qua, lo devi fare per 3 volte. Questa è la seconda e questa è la terza. Chiudi tutte e 4 le asoline, mi salti 2 punti, nel terzo vai a fare una maglia bassa, di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, devi entrare dove ci sono queste 2 asoline qui, questa e questa, prendi il filo, chiudi 2, riprendi il filo, rientra e chiudi 2, riprendi il filo, rientra e chiudi 2, hai 4 asoline, chiudi, salta 2 maglie, nella terza maglia bassa. Rifacciamolo ancora una volta. 1, 2, 3 catenelle sulla maglia bassa, poi entra in questa asolina e in questa della maglia bassa, prendi il filo, chiudi 2, di nuovo rientra col filo sull'uncinetto, prendi il filo e chiudi 2, prendi il filo, entra, riprendi il filo, chiudi 2, hai 4 asoline, chiudi tutto insieme, 1, 2, nella terza fai la maglia bassa. Adesso disferò questo petalo perché non ho preso tutti i fili. Ok, vai avanti in questo modo fino ad arrivare al segnapunto. Ok, sono arrivata quasi al segnapunto, mi sono fermata per farti vedere una cosa. Allora, potrebbe succedere tranquillamente anche a te di non avere 2 spazi, perché io devo saltarne 2 e andare direttamente qui sull'angolo. Io ne ho 3, non mi importa, non mi importa. Ciò che mi importa è che tante ondine ho da una parte quante ondine ne ho dall'altra. Mangio una maglia, ok? Quindi se non ti ritrovi con le maglie finali, non ti fasciare la testa. Io ve lo dico tante volte, non è una maglia che ci rovina tutto, ok? Quindi basta semplicemente mangiare una maglia. Io qui faccio finta di averli pari, ripartirò ovviamente come io finisco e controllerò alla fine di avere, non so, 20 ondine, dico 20 per dirne 40, 50 o 100, 20 ondine da una parte e 20 ondine dall'altra. Questo è quello che mi interessa, avere le stesse ondine, ma non che non mi preoccupo certo perché ho una maglia in più, ok? Detto questo, perché può capitare, in qualsiasi giro può capitare che ti avanzi una maglia, vabbè, la mangeremo quella maglia. Quindi sto facendo l'ultima ondina, 2 e 3, ecco, dovrebbero essercene 2, invece io ne ho 3, amen, ciao, e chiudo con una maglia bassa. Dov'è il problema? Giusto? Ok, fatto questo mi sono sistemata il filo. Mi stavo perdendo. Allora, in questo caso facciamo un'altra maglia bassa, proprio qui, e da questa maglia bassa riparto. Quindi hai visto, ho fatto 2 maglie basse nello spazio centrale, quello che mi darà la punta, ok? Ho fatto 2 maglie basse. Da qui parto 3 e poi vado a fare la mia ondina, chiudo le 4, ecco, qui ne salto 3 perché qui ne ho saltate 3, quindi 1, 2, 3 e vado nella quarta. Anziché andare nella terza sono andata nella quarta, quindi
Io qua metto il mio segnapunto per non dimenticarmi che questo è il mio centro. Questo, ok? Segnapunto. In questo caso ci stanno aiutando tantissimo i segnapunto. E poi da qui ricomincio. 1, 2 e 3. Anche quest'ondina la devo disfare perché non ho preso tutti i fili, ma intanto ti faccio vedere ancora un'ondina, poi ci penso io. 1. Io non mi spavento se devo rifare qualcosa, se devo tornare indietro, non mi do un tempo, non ho fretta, voglio solo rilassarmi quando lavoro ad uncinetto. 1, 2, 3. E se devo disfare, disfo. Sono abituatissima a farlo. Disfo e rifaccio finché non va come dico io. 2. Questo è poi tra l'altro anche un campioncino, quindi posso anche farne a meno. E 3. Però devo lavorare meglio, eh? Non devo dimenticare indietro nessun filo. Ok. Ne salto 2 nella terza maglia bassa. Prosegui così con tutte le ondine. Ok. Sono all'ultima ondina. Vedi, siamo partiti da questo punto con la nostra maglia bassa, entro, faccio la maglia bassa e mi inserisco nella maglia bassa che abbiamo fatto come maglia iniziale, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Ok. Questo giro, diciamo, delle ondine che dunque quante volte abbiamo fatto? Una volta soltanto, che è quello di rifinitura, vedi, non l'abbiamo fatto più, è solo questo giro, il giro che definisce lo sprone dal corpo, quindi l'abbiamo fatto insieme. Ora dobbiamo fare il giro che lo mette a rilievo, perché così non è a rilievo, dobbiamo metterlo a rilievo. Ok, ripartiamo quindi per mettere a rilievo le nostre ondine. Da questo punto facciamo 1, 2 e 3 catenelle, rientra nello stesso punto, che a questo punto non è qui, ma in mezzo, quindi dove ci sono le maglie basse, rientra tra una maglia bassa e l'altra e fai l'altra maglia alta. 1, 2, 3, nella terza metti il segnapunto, nella terza catenella. Ora filo sull'uncinetto, dobbiamo fare le maglie alte a rilievo, ma non guardando l'ondina. L'ondina adesso a noi non interessa più, ma guardando la maglia alta sottostante. Quindi io devo andare a prendere questa maglia, questa qui. Sotto l'ondina c'è la prima maglia alta, questa. Prendo il filo e faccio la mia maglia alta a rilievo. Nella seconda faccio la stessa cosa e praticamente lo stesso giro, il quinto giro di tutti i nostri blocchi, solo che abbiamo fatto le ondine in più, ma noi non le calcoliamo, ok? Quindi andiamo a mettere a rilievo la maglia sottostante, così. Qui metto a rilievo questa maglia, ogni maglia va messa a rilievo. Passo, spingo indietro e metto a rilievo la maglia meglio. Ok, così va meglio. Guarda bene le maglie già lavorate e quelle da lavorare. Le devi lavorare tutte. Ok, e procedi così, lavorando in questo modo. Ovviamente poi noi continueremo a lavorare da questa maglia in poi e le nostre ondine rimangono a rilievo. Adesso procedi così fino al prossimo marcapunto e ci ritroviamo qui.
Ok, come vedi ho lavorato tutte le maglie alte a rilievo e sono arrivata dove c'è il mio marcapunto. Ho lavorato ovviamente anche l'ultima maglia alta a rilievo. Tolgo il marcapunto in questo momento e dove ci sono le due maglie alte del punto centrale prendo il filo come niente fosse, passo dentro e faccio le mie 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro e faccio 2 maglie alte. Ok, adesso ritorno a fare il mio punto a rilievo, quindi filo sull'uncinetto, parto dalla prima e chiudo, vado nella seconda, nella terza, ok, e vado avanti in questo modo. Ho finito il mio giro, ho lavorato tutte le maglie, vedi? Le vedi da qui? A questo punto prendo il filo, lo porto proprio all'interno e faccio le ultime 2 maglie alte, poi filo sull'uncinetto, vado a catturare la terza catenella d'inizio, meno male che abbiamo messo il segnapunto, comunque si vede bene qual è la terza catenella, 1 2 e 3, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. Bene, ciò che abbiamo fatto in questo momento non lo noti qua perché dobbiamo allungarlo, lo noti qui perché qui l'abbiamo già allungato. Ok, abbiamo fatto l'ultimo giro che quando tu sei arrivata alla dimensione che tu vuoi del tuo sprone ti devi fermare e fai l'ultimo giro, che è quello che abbiamo fatto noi insieme. Quindi da questo momento ho finito di lavorare con il campioncino e partirà la seconda parte, che è quella dove ti spiega appunto dove mi sono fermata io. Guardate che filato meraviglioso, dove mi sono fermata io, il punto in cui ho fatto quello che io vi ho fatto vedere in piccolo e come ovviamente proseguire. C'è tutto un passo passo. Ok? Quindi, come ribadisco, io ho fatto 3 blocchi, 1, 2 e 3. Nel terzo blocco ho fatto quello che vi ho fatto vedere qui. I blocchi sono formati da 5 giri. Il primo è questo, 1, 2, 3, facciamolo da qui, 1, 2, 3, la maglia alta e la maglia alta a rilievo, quindi 4 e 5. Anche questo doveva essere da 5, però io mi sono fermata al quarto per poterti far vedere la bordura finale. Ok? Quindi lo sprone l'abbiamo visto e passiamo alla seconda parte. Ora ti faccio vedere dove sono arrivata. Ho fatto l'ultimo punto, che è quello con le ondine, ok, che si vedranno proprio a rilievo, e ho contato 40 maglie calcolando le maglie alte qui sotto, 40 maglie, e ho messo il marcapunto. Ho fatto la stessa cosa di qua, 40 maglie, messo il marcapunto, stessa cosa dietro, quindi eccolo qua, quindi 40 maglie, marcapunto, 40 maglie, marcapunto. Ok, io dove ho messo il marcapunto? L'ho messo in modo tale che, ecco, vedi, all'inizio della scollatura della canotta, perché ora quello che andiamo a fare noi è quello di lavorare ancora la punta, ok, ma fino al
allo scalfo, all'altezza dello scalfo che ci interessa, quindi in base al filato che hai arriva a questo punto, ok? Puoi continuare la lavorazione in questo modo, poi l'ultimo giro lo farai come l'ho fatto io con le ondine e le maglie alte proprio sotto, finché non arrivi all'altezza, appunto, vedi? Tu metti una canotta a questa altezza. Quando arrivi a questa altezza dovremo lavorare in questo modo, quindi da qui a qui e dietro, e quindi con il filato solo lavorando questa parte avanti e dietro, e stessa cosa faremo nella schiena, ok? Avanti e dietro. Fatemi sapere, mi raccomando, se vi piace. Lo sapete che amo i vostri messaggi, quindi fatemi sapere se vi piace e ovviamente un pollice su da regalare a Marina. Spolliciate, ecco, se vi piace. Ok? Va bene. Andiamo.